oggi siamo qui con Simone di nuovo, dopo tanto tempo. Ciao a tutti. Troppo tempo. Sì, troppo tempo. Allora, aspetta un attimo, come sempre io devo guardare qui la musichetta perché è troppo alta. Boh, io non la sento più, però sono sicura che voi la sentite. Può rimbambire queste musichette. Hai ragione, faccio troppe cose complicate. Cose complicate che non so fare. Ci si prova, Però, ci si prova. però sì, dai, è questo il bello, no? Provare cose fino a Esatto, quando il mio sperimentare. computer non si squaglierà. Io sto testando Kaboom. il mio computer fino a quando può arrivare. Queste sono le parole sacre. Hai presente quando dici una cosa e poi il giorno dopo succede il macello? Praticamente così. Stai Ma facendo apposta così lo puoi cambiare finalmente. No, quale cambia? No, l'ho comprato l'anno scorso, non si cambierà per Allora, fai conto che io con la tecnologia sono un po' pazza, nel senso tipo anche il telefono, finché non muore male io lo tengo. Ci sto. Però mi sa che è arrivata l'ora di cambiare anche telefono, forse. Però vabbè, altro discorso di una futura cinnamon secca. Però insomma, allora iniziamo con tutto. Forse, se il mio computer me lo permetterà. Eccolo, ecco, ok. Me lo sta ancora permettendo. Allora, come prima cosa, non è una notizia, ma è una roba che ho visto da un po' di tempo e quindi ve la volevo far vedere. È praticamente è il no as a service. Praticamente ci sono modi per dire no. Quindi non so, se voi avete problemi a dire no, potete utilizzare questa applicazione e vi dà vari modi per dire no. Quindi tipo, come un acronimo, la mia risposta è N.O. Spettacolo. E ce ne sono parecchi. Geniale. Sì. Dobbiamo fare altre versioni. In italiano, dobbiamo farlo in italiano. In italiano, anche con gli insulti. Mettiamo il moderatore. Posso usare ChatGPT. Va bene. Però secondo me... Praticamente ha messo 1055 linee di possibili no. Sento male. Sì, esatto. Questi sono tutti i possibili no che si possono dire. E poi lo fa in modo casuale, perché ho visto il codice qui e praticamente c'è la funzione casuale, no? E quindi ogni volta è casuale e potete dire no in vari modi. Ho troppo nel mio piatto e sono in una dieta no carb. No extra task. È molto carino. Io non capisco più la tecnologia comunque. Vabbè. Quindi, insomma, se vi serve, il tizio che l'ha fatta vi dà anche un'applicazione web che lo fa, quindi non dovete installarlo sul vostro computer e potete avere vari modi per dire no. Questa è la rivoluzione, secondo me. Mette pure il rate limiting per non essere buttato certo. giù con un DDoS. Certo. Ma provo a farne tanti. Il mio schedule è in modalità aeroplano. Vabbè, insomma, era molto carino e quindi dovevate saperlo. In realtà è da un bel po' che l'avevo visto, però mi dimenticavo sempre che sono un po' pazzerella. Che bella yes as a service. Davvero? Sì, mi sento male. Proviamolo subito.
Allora, questo non mette un sito a disposizione, Ah, ok, quindi dovremmo... però ce ne sta un altro, c'è proprio un altro sito. Ah vabbè, questo è un po' più articolato. Aspetta, te lo metto in chat. Vai, Dove chat? forse questo. Quale chat è? Yes.lavx, esatto, questo è quello più articolato, più sofisticato. Proviamo get a yes. This is a guilty free yes. Yes. Conceal of me, yes. Sì, devo dire sono simpatici, sono simpatici. Però questo è pieno di voglia proprio, pieno di voglia. Mamma mia. Sì, cioè, madonna. Va bene, interessante anche questo, c'è anche... Oh wow, troppo bianco. Io poi cambiamo modalità, infatti mi sento male. Sì. Notte e giorno, notte e giorno. Sì, come la canzone notte e giorno, notte e giorno. Non so se sono troppo vecchia Sì. per questa canzoncina, però va bene. Andiamo avanti. Non anziana, ma vintage, lo dico sempre. Ci sta. Ok, però altre notizie. Questa l'abbiamo vista oggi. Mi sa che è una notizia fresca fresca. Vediamo. Comunque ogni Sì, volta 23. questa foto. Sì, Mi cioè, stressa. madonna. Sì, cioè lui si era fatto tipo i capelli da giovanotto, no? Ci sono alcune immagini, non so se le hai viste, di lui con anche la collanina da tipo reppettaro, capelli fatti, magliettina, però cioè, quando prendono ste foto io non lo so, pare... Anzi, ma non è bianco bianco, ecco. Prima aveva un colore molto più cadaverico. Però anzi dai, adesso sembra in salute. Sì, finché non Però gli levano i nostri soldi. ma adesso questa è bellissima perché praticamente c'è stato un processo negli Stati Uniti e a quanto pare la giuria ha accusato Meta e Google con YouTube di danneggiare i giovani. Questo perché praticamente una ragazza di 20 anni ha accusato appunto Meta e YouTube di essere diventata dipendente dai social da bambina ed è che questa dipendenza ha aggravato i suoi problemi di salute mentale. E a quanto pare il processo quindi ha accusato Meta e YouTube che dovranno versare a questa ragazza 6 milioni di dollari di Un genio. risarcimento. Sì, cioè sei ricca ormai. Perché Un genio. praticamente sì, a quanto pare hanno decretato che queste società hanno proprio le loro piattaforme sono progettate per creare dipendenza tra i giovani. Cosa che è cioè, un discorso anche molto ricorrente, no? Ciao dei Bai e Funny Boy. È molto Ciao. ricorrente, se ne parla molto e io leggendo sta roba che poi perché poi diceva la ragazza che di aver passato fino a 16 ore al giorno sulla piattaforma e fin da bambina e quindi questo ha aggravato i suoi problemi di salute e ha chiesto un risarcimento di 3 milioni di dollari entrambi, cioè ognuno. E Marchino Zuckerberg ha detto tipo che non è molto d'accordo, ovviamente, sulla sanzione, Classic. diciamo. Sì. Poi mi ricordo una cosa che avevo studiato in un corso universitario, era tipo web development, ok? Mm-hmm. E non so se ce l'hai presente pure te, però mi è saltata all'occhio adesso perché praticamente questa cosa dei social o comunque delle web app eccetera potrebbero usare appunto delle strategie
per magari farti venire dipendenza o comunque per farti fare cose a tua insaputa o comunque spingerti a farli. Non so se hai mai sentito parlare dei dark patterns. Sì, sì. Strategie Per... psicologiche che dovrebbero essere vietate, che vengono implementate proprio nelle app per condurti a fare azioni, tipo anche nell'e-commerce si usano. Sì, 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 no, questo sì, però il fatto è che, cioè, sono d'accordo anche con, diciamo, che le piattaforme dovrebbero impegnarsi di più per non fare, diciamo, questi magheggi, no? Però il problema, secondo me, è anche che se sta ragazza, no? Dice che sin da bambina aveva questa dipendenza, no? Il problema però non è soltanto delle piattaforme, ma è anche dei genitori, secondo me. Cioè, Anche. se tu vedi che una bambina, ora non so quanti anni aveva, vediamo, boh, non lo dice, però diceva se passava 16 ore al giorno sui social, boh, io ho Qualcosa un che non... dubbio. Che poi è vabbè, vero, sarà... Sì? Sì, vai. No, dico, sarà un po' pompata come cosa, però comunque uno si fa due domande se vedi tuo figlio che sta sempre così. Ok che sta bello, zitto e tranquillo, però c'è qualcosa che non va. Sì, sì, ma poi secondo me, cioè io un po' ho vissuta questa cosa, no? Io per tipo 3 anni ho chiuso tutti i miei social, tipo su Instagram o su Facebook, non ce l'ho più, perché proprio mi ero resa conto che questi social mi davano comunque un po' di tristezza, nel senso perché vedevo la gente fare cose e io, nonostante facessi cose comunque nel normale, mi paragonavo a queste persone, che ovviamente sui social è tutto bello e buono. Esatto. E quindi per tipo 3 anni io non li ho avuti per niente. Cioè, ho disattivato proprio i miei account. Infatti io i miei account personali in realtà ci sono, ma sono disattivati. Ho ricominciato ad averlo quando ho fatto, diciamo, Cinnamon Sack, no? E quindi, cioè, da una parte capisco, perché anche adesso mi accorgo se, tipo, tu guardi una roba, subito dopo ti bombarda con la stessa roba, no? E quindi se tu Sì. guardi una cosa triste, perché in quel momento sei un po' triste, poi inizia a bombardarti Finita. subito con quelle robe, esatto. Un po' come Lizard, no? Adesso tu mi hai mandato un sacco di quei Lizard e adesso mi suggerisce solo Lizard. La lucertolina Tom. Sì, sì, sì. AliExpress se la volete comprare. Ecco. Lizard. No. Però sì, cioè, sono schifosamente efficienti da questo punto di vista questi algoritmi. Sì, sì. Eccola qui, che carina. Mi sento male. La metterò nella copertina. Da La mia qualche parte. DHD è contentissima. È un antistress comunque. Sì, sì, certo. Guarda, sei proprio tu. Eccomi, quando non capisco qualcosa. Questo so quando sono allegro. Ne troviamo tanti, aspetta. Animale guida. Questo è quando chiedi qualcosa, ovviamente. E questo mi fa morire. Day by, ma queste sono anche parte responsabilità dei genitori che non la controllavano o in qualche modo limitarne l'uso dei social. Sì, esatto. Alla fine ci sta, secondo me, come processo. Assolutamente. Però quando si parla di bambini è facile dare la colpa, secondo me, no? Quindi insomma è una roba particolare, però è un processo incredibile, perché comunque, qui lo diceva, dov'era? Che dicevano che i giurati hanno spiegato di aver definito in questo modo l'entità della sanzione perché erano preoccupati di assegnare ad una sola persona una somma troppo elevata, ma volevano comunque che le aziende capissero che le loro pratiche sono inaccettabili. Quindi insomma sta tizia si è fatta 6 milioni di dollari, che poi sono tipo
5 milioni di euro e adesso Meta e Google dovranno insomma fare qualcosa, immagino. Sì, solo che boh. È complicato, un po' anche sull'onda di TikTok che sostanzialmente è ancora peggio di loro, Sì, quindi sono molto sì, aggressivi. sì, TikTok è molto ma molto peggio secondo me. Cioè, Sì, io appena metti il non like a qualcosa, solo quella cosa. Sì, sì, è vero, è incredibile. Già Instagram comunque con il fatto che magari segui altre persone ti bombarda un po' meno. Però TikTok Sì. invece è pesante. Sì, è molto lo vivo perché mi ci chiudo nel vedere a volte le cose, però se entri in quel loop poi è un casino. Sì, infatti io TikTok lo uso di meno rispetto a Instagram al momento, anche perché non l'ho capito benissimo, cioè sono un po' boomer. Sto ancora con Instagram, sono un po' boomer, ancora non l'ho capito benissimo. Però mi accorgo che anche su Instagram passa un sacco di tempo. Infatti, cioè, ultimamente me ne sto accorgendo e infatti lo chiudo. Però cioè Cioè c'è anche da dire, tipo parlo per me, io ad esempio li uso al posto della TV, tipo la TV non l'accendo da anni ormai, quindi il passatempo mio è quello e YouTube se devo guardare qualcosa, è il sì. sostituto, solo che vabbè c'è tutto il problema di gratificazione immediata, deficit della concentrazione prolungata, che magari ti portano ad avere l'usufruire di questo contenuto breve e massivo, quindi un po' te fa diventare un po' ritardato, devo dire, quindi Sì, va sì, usato con esatto. moderazione. Esatto, però tu magari sei già più grande e quindi capisci magari Esatto, un quindi bambino sei... esatto, è più Sì. complicato, poi se quello fa parte del suo sviluppo il cervello è molto più influenzato. Sì, sì. Poi cioè basta poco che magari la piattaforma gli propone qualcosa di triste ed è la fine, secondo me. Cioè, Però insomma, questa era la notizia. Però insomma. Però devo dire che... dice la seconda decisione sfavorevole per Meta. In una settimana una giuria del New Mexico ha imposto al gruppo una sanzione da 375 milioni di dollari dopo aver stabilito che la piattaforma ha danneggiato consapevolmente la salute mentale dei minori e ha nascosto informazioni sullo sfruttamento dei bambini. è mica spiccio. No, infatti. Insomma, io se fossi in loro inizierei a fare qualcosa. Così. Giusto per. Però vabbè. Chi sono io per dire? Va bene. E questa era la prima notizia. Poi abbiamo un'altra notizia di cui vi propongo ben due come si chiamano? Articoli. Oggi sono un po' rimbambita, un po' come al solito. Sì, ovviamente sì, però va bene. Serve l'antistress. Sì, vai con l'antistress. Giuro che smetto. No, vai, continua. E praticamente cosa è successo? Magari ne avete sentito parlare perché comunque in sti giorni ne hanno parlato. Praticamente una dipendente è stata licenziata dopo essere stata non so neanche parlare oggi proprio cyber news. Cyber news, no dai, Dai, calma. va bene, dai, ce la faremo. Però insomma diciamo, è stata licenziata dopo aver
Oh, non ce la faccio, cioè non devo dire aver, però lo dico. Cioè, però vabbè. Devo essere stata vittima di phishing. Perfetto. Bam. A quanto pare, appunto, una sentenza della Cassazione ha stabilito la responsabilità dei dipendenti. E praticamente il problema qui è stato che, mannaggia, che questa donna che mi pare era, vediamo se trovo, non so, era una che comunque aveva a che fare con soldi e robe così aziendali. Ora non mi Non mi ricordo ricordo dove esattamente. stavo scritto. Mi ricordo pure io che era. Ma c'era scritto qui? Vediamo se è in questo. Ah, vi consiglio questo, anche questo. Questi articoli sono molto simpatici, molto belli. Però forse è scritto qui, vediamo. Una dipendente amministrativa. Vabbè, non so esattamente, però. E praticamente ha eseguito un bonifico dopo aver ricevuto un'email apparentemente proveniente dal presidente dell'azienda. Quindi gli è arrivata questa email dove gli chiedeva di fare un bonifico di, mi pare, 15.000 euro, se non sbaglio. Ora non vorrei dirvi una scemenza. E lei l'ha fatto tranquillamente, senza, diciamo, porsi problemi del fatto che magari potesse essere finta. Il problema qui è che comunque si poteva riconoscere, perché a quanto ho letto anche il fatto di aver richiesto denaro, mancavano delle informazioni del tipo, non lo so, mancavano delle informazioni di pagamento, che comunque se il SEO ti chiede queste informazioni penso che te le mette, invece lì non c'erano. E a quanto pare lei ha fatto il pagamento e solo in seguito aveva appunto scoperto che il destinatario del bonifico era un truffatore. Che scamma. Sì. Ah, quindi c'è uno che... Vabbè. E il problema qui è che a quanto dicono non c'era stata una formazione adeguata, però il problema qui di questa sentenza è che non è tanto il phishing, ma il fatto che, perché questa persona comunque mi pare che erano tipo 30 anni che lavorava come nell'amministrazione, e quindi il problema qui è stato più che altro che se tu fai un lavoro per 30 anni dovresti capire che magari quelle cose non erano vere, ecco, non era tanto il phishing ma la negligenza, ecco, vedi, qui dice infatti la Cassazione, confermando i giudici precedenti, arriva a una conclusione netta: la condotta è stata gravemente negligente, tale da giustificare il licenziamento. Questo è pesante, diciamo è abbastanza forte come affermazione. Sì. Perché io nelle mie attività faccio sempre, a seguito degli incidenti, che sia phishing o altro, comunico sempre con gli utenti, no? Gli faccio sempre una sorta di awareness, di consapevolezza della serie: ehi, guarda che hai cliccato qui, guarda che questo è cattivo, stai attento. E di solito appunto quando qualcuno ci casca, quel qualcuno viene poi obbligato a fare quei corsi. Quindi in realtà qui c'era un problema di corsi e poi però ecco la negligenza che però ha fatto una bella crepa, mi viene da dirti, che in questo caso è stato lo scam del bonifico, in altri casi può essere l'utente X che viene fregato e ti installa un ransomware in tutta la compagnia, e quindi lì sono milioni di danno, di reputazione e di altre cose. Però comunque è una cosa, è un'affermazione molto forte,
che Sì. passino a dare una responsabilità a queste negligenze da parte degli utenti. Cioè, da un lato è complicato, perché giustamente non tutti sono tecnici, non è sempre facile riconoscere le cose, ok? Specialmente con le nuove tecniche, perché magari appunto te lo fai fare dall'AI il messaggio che Sì. sembra super mega simile al reale, e quindi dargli una colpa più di tanto inizia ad essere abbastanza pesante. Però c'è anche da dire che al lato del processo, tipo, io adesso ti chiedo a te, dammi 15.000 euro, tu non me li dai, perché ti fai un po' di verifiche, ti fai due domande, quindi ci Sì. può stare che si E siano abbastanza divisati. infatti qui dicevano perché secondo la Corte chi svolge da anni un ruolo amministrativo qualificato deve conoscere i rischi di Mhm. base, deve applicare verifiche minime e deve riconoscere anomalie evidenti. Cioè il problema Mhm. qui non è tanto l'email di phishing, ma il fatto che non ha fatto delle verifiche sul fatto che gli Esatto. venivano chiesti soldi. E Sì. quindi Cioè, insomma, ha fatto il sì, bonifico così subito, senza dire no, sì. aspetta, sto dando un sacco di soldi a... Ah, che dire. Però devo dire anche che comunque le aziende sì, fanno comunque training sul phishing, però cioè, secondo me dovrebbe essere fatto meglio. Cioè, tu non mi puoi dare le solite slide in cui mi dici, secondo te questa email è falsa e mi metti email chiaramente false, cioè, perché ormai sono cambiate, cioè dovrebbero essere un po' più interattive, secondo me, queste sessioni di training, ecco. Mhm. Dipende un attimo a chi si affidano, perché le ultime che mi hanno fatto fare a me, obbligate, Mhm. erano, come dicevi te, un po' più interattive. Ah, ok, Il problema ok. però lo sai qual è il problema? È che tipo noi siamo del settore, chi non è del settore, lasciami passare il termine, ma se ne sbatte X, cioè è solo una rottura di scatole seguire quelle cose, e quindi magari skippa senza ascoltare niente di quello che è il corso, ok? Ok. Quindi li passa come superato, però non gli dà peso, perché semplicemente non gliene frega niente. Poi è chiaro che poi se ti capita una cosa del genere, lì, come è successo anche in quest'ultimo caso, inizia ad esserci una cosa un pochettino più significativa, no? Come conseguenza. Sì. Però è uno di quei casi che comunque porterà in futuro a standardizzare proprio a livello di regolamentazione questa cosa, quindi saranno sempre più obbligati e diciamo responsabilizzati da questo punto di vista, perché ormai è super diffuso e continuerà ad esserlo sempre di più, lo scamming, il phishing eccetera, perché come abbiamo visto può portare veramente a gravi danni. Mm, sì, sì. Ah, sto vedendo che forse tipo su YouTube non possono. Boh, vabbè, non ci capisco niente. Vabbè. No, non sono sicura che si Mhm. possa scrivere messaggi. Perché mi dice l'attività degli spettatori è disabilitata. Va bene. Hai spento la chat? No, non ho idea di come si faccia. Maledetto YouTube. Boh, però poi magari mi sbaglio, però mi dice così, quindi magari. Però sì, hai Controllo pure io. ragione. Ah, forse devo fare qui. Dove sei? Ah, infatti vi dice la chat live è disabilitata per questo video. Perché? Che ti ho fatto YouTube? Strano. Mi Forse dispiace perché per c'è chi la segue. chat. Forse perché c'è la chat, quella lì condivisa aperta, che fa problemi? Non so. No, ce l'ho sempre, ce l'ho sempre. Boh, sei impazziavo. Boh, mi dispiace se qualcuno segue da YouTube. Mi dispiace. Però non so perché ha deciso di fare così. Ogni tanto è pazzerello YouTube. Ogni Va bene. tanto, sì. Forse devo farlo. Boh, non ho idea. Ma è la prima volta in realtà, è strana sta cosa. Infatti sì, è la prima volta che vedo sta cosa. Boh.
Forse qualche flag. Monellino. Dici che mi ha flaggato perché ho parlato male di YouTube col processo di prima. Oh no. Davvero? Ma che stai di davvero? No, sto scherzando. Ah, ok. No, perché io ci crederei, perché effettivamente questi sono capaci di farlo, No. Gravissimo. No, non lo so cosa è successo. Però ha ragione Dayby che dice passate a Twitch e ricordate che con Prime la sub è gratis. Bravo, bravo. Esatto. Perché io non le dico mai ste cose e Sì. poi infatti sono una pessima streamer per quanto riguarda la pubblicità, esatto. Vabbè, insomma, mi dispiace. Mettete commenti e li leggeremo. Quindi in teoria posso chiudere questo. Va bene. E quindi insomma, questo. Anche Matteo Flora ha fatto un video su questo. Insomma, se volete andarvelo a vedere, altra risorsa. Poi c'è sta notizia, diciamo l'abbiamo scelta un po' così, però la domanda che sarà un'altra. Praticamente, aspettate, non so se ce l'ha. No, forse non c'è qui la. Praticamente è uscita sta immagine di Mattarella, del presidente Mattarella, Sì, dove praticamente pure io l'avevo vista da là. Sì. Dove praticamente c'è il telefono, sta dentro questa bustina. E questa bustina si chiama Faraday Bag, che praticamente non è altro che una busta dove il telefono si mette, lo smartphone, per bloccare tutte le frequenze, quindi tipo wifi, bluetooth, gps e robe così, e impediscono quindi a malware o spyware o eccetera di trasmettere dati all'esterno o tipo di spiare finché appunto in quella bustina. Ora però io mi sono chiesto, ma perché portarlo? Cioè mettilo nella bustina così comunque sei tranquillo, però lascialo fuori. Perché metterlo lì? Onesto. Cioè ci sta a usarla, nel senso così hai una protezione in più che magari non vuoi che si senta nemmeno in un'altra stanza, però cioè perché portarlo? Cioè non l'ho capita sta cosa. Oppure attivare modalità lasciarla a nessuno. Dice, può essere. Ci sta. Effettivamente ci sta. Anche io non lascerei il mio telefono. Ci sta. Però mettila in una cassetta che hai tu la chiave. Non so, una roba così. Non lo so. Dayby dice, oppure attivare la modalità aereo. Credo che la modalità aereo non sarebbe la stessa cosa. Perché? Infatti l'ho messo nell'articolo. Sì, da qualche parte c'erano tipo i miti da sfasare. Sì. Eccolo qui. Perché praticamente dice che la modalità aereo è un comando software che comunque può essere manipolato comunque da malware, facendo appunto credere all'utente che il segnale sia spento quando invece non lo è. Quindi diciamo la Faraday Bag va proprio a colpire l'hardware, quindi proprio il telefono, perché è proprio come una barriera che non si può superare. E poi insomma c'erano altre cose da sfasare. Che spasa. Anche giustamente uno potrebbe dire ma spegnilo, no? Sì, e qui infatti sì, lo diceva che comunque se hai accesso fisico puoi comunque accenderlo se qualcuno lo ruba o roba così.
Sì, poi dicevo anche, giustamente lui ha fatto un esempio, no? Ci stanno alcuni telefoni che tu li spegni, però in realtà qualcosina che funziona c'è sempre. Tipo c'è il Trova My iPhone degli iPhone, che pure col Ah, telefono, con l'iPhone spento, comunque te lo permettono a livello di geolocalizzazione di essere raggiungibile, quindi tracciabile. non lo E questo sapevo è un sta esempio cosa. lampante. Sì, pure se lo spegni, e questo è molto utile per quelli rubati, pure se tu lo spegni, quello comunque continua a trasmettere il segnale e quindi può essere localizzato. Ah, ok, ok. Interessante questo. E qui infatti diceva anche tipo del rimuovere la batteria, però diceva di non fidarsi troppo perché lo smartphone potrebbe avere una batteria secondaria, quindi comunque. Mm. Poi vabbè, con quelli nuovi non ne puoi manco rimuovere più, capirai. Infatti. Con quelli di una volta sì. Sì, sì. Ah, però dice che comunque non scherma i suoni, ma solo le onde Mhm. elettromagnetiche. Quindi, cioè, comunque il telefono può sentire, ma non può mandarli. Mhm. E ovviamente un'altra cosa è che se il telefono è già infetto da un malware, cioè non smette di essere infetto quando è nella borsa, ma ci rimane, solo che il malware non può mandare Certo, nessun messaggio. questo articolo completo. Sì, sì. E fanno pure un test. Dicono collegare il dispositivo mobile a un altoparlante via Bluetooth. Riprodurre la musica dal dispositivo dell'altoparlante mentre la musica è in produzione. Metti il dispositivo mobile nel sacchetto e sigillalo. Dopo il test precedente, con la musica in produzione, metti un altoparlante nel sacchetto e sigillalo. L'audio dovrebbe fermarsi qualche istante dopo aver sigillato il sacchetto. Perché non gli arriva più il wifi, giustamente. Mhm. Connessione Vabbè, non di... lo faremo mai, non la comprerò. No, questo quanto costa? Aspettate, Oh, devo... Faraday Bag Price. poi Vabbè, c'è stato tutte le versioni. 28,70, sì, dipende, ma non so. Non so la differenza. Vabbè, su Amazon c'è a 24,93, se vi interessa. Che poi ho visto dalle foto che ovviamente c'è pure per il portafoglio, così non possono fare cose strane con le carte di credito interne. Figo. Ah, Così non te la possono clonare passando di vicino. infatti c'era... Ho letto un po' di tempo fa di tipo, non so se è vero o no, penso di sì perché non credo erano falsi chi l'ha pubblicato, però dicevano che tipo c'è sta truffa in cui ti avvicinano il POS e ti rubano soldi camminando. Sì, è vero. Sì, sì, sì. Ok. Ma infatti ho Cioè, detto, l'ho mamma sentita mia, pure io questa. ok, allora era vera. Sì, così pare. Che poi con i nuovi boss, tipo gli ultimi che puoi usare, addirittura ti permettono di usare anche il telefono come stesso boss. Mhm. E uno in realtà se lo potrebbe configurare molto semplicemente. Poi non l'ho mai fatto, quindi non so che altri vincoli tecnici ci stanno di mezzo. Però anche se devi mettere registrazione e identità è un attimo che ne metti una falsa, quindi non è questo il Sì, sì, problema. sì, infatti. Però bello che c'è anche per portafoglio, quindi... Perché no? Comunque lo diceva qui, Amazon 44,90, se vi interessa, c'è una pubblicità. Metti il link referral. Sì. Bene, Però bene, qui lo bene, bene. smartphone piccolo che va bene a tutti. Sono interessata a questo. Aspettate un attimo, perché io cerco un telefono piccolo, che ormai è inesistente. Interessante. Vabbè, altra cosa di cui mi occuperò in futuro. OSINT. Sì, sì, esatto.
Poi altra notizia. Ah no, dei buy. Ma su iPhone è sempre necessario chiedere un'autorizzazione. Se a me mi passa qualcuno con l'IMPOS, se io non autorizzo non avviene la transizione. Hai ragione, è vero. Però su Android Sì, è c'è pure anche questo così? aspetto. Boh. Su Android non sono sicura. Su iPhone sì. Hai ragione. Però forse... Sì. No, Un po' su come fanno anche Android su forse iOS. no. Forse Android no, sapete? Poi magari dipende pure dalla versione. Sì, e poi magari anche come lo configuri. Può essere. Può essere. Mm, non sono sicura. Se qualcuno ha un Android ci faccia sapere. Se qualcuno fa queste cose ci faccia sapere che cosa combina. Sì, sì, anche questo. Allora, poi altra notizia. Praticamente pare che Google ha annunciato l'integrazione di nuove capacità di intelligenza artificiale, perché non può mancare, adesso ne parleremo sempre, ogni giorno, all'interno dei suoi monitoraggi di strumenti, cioè di strumenti di monitoraggio del dark web, perché comunque Google ha degli strumenti in cui monitora il dark web per tipo informazioni, prendere informazioni, eccetera, anche tipo per password, credo. Non sono sicurissima, però boh. Ah no, lo diceva qui da qualche parte che si limitavano tipo a cercare email e password. Credo per dirti se sono tipo vittime di... se tipo inserite una password, se quella password è stata in un data breach, quindi può essere che controlla anche ste robe. Però adesso vuole integrare l'intelligenza artificiale per tipo simulare un hackerino che si intrufola nei forum, appunto degli hackerini nel dark web, per tipo leggere e vedere cosa si dice, insomma. Perché appunto può analizzare le conversazioni e vedere sulle piattaforme e vedere appunto se sono stati venduti delle vulnerabilità o se ci sono delle password che magari non avevano visto prima, e può comunque anche apprendere il linguaggio, diciamo, che utilizzano gli hackerini, quindi gli slang e tutte ste robe, per capire gli attacchi prima che appunto vengano messi non lo so, pianificati, non lo so. Figa questa come idea. Sì. Il problema però è che anche gli hackerini allo stesso modo hanno l'intelligenza artificiale e quindi potrebbero creare qualcosa di intelligenza artificiale per tipo mettere false informazioni, e quindi l'intelligenza artificiale di Google poi leggerebbe le false informazioni e potrebbe comunque fare falsi allarmi o dare allarmismi e robe così. Quindi insomma, bene, ma un po' così. Cioè no, ci sta, sì. però bisogna un attimo... Sì? Il discorso, sì, cioè nel senso si presta bene perché è un LM, quindi comunque sul discorso del linguaggio, capire il contesto, saperlo argomentare, comunque organizzare informazioni, io funziona bene in realtà. Non è che si deve inventare nuove cose, eccetera. Il problema però è che non sa distinguere il falso dal reale e quindi fa allucinazione a manetta. E questo è un grande problema in generale. Sì. Sì. Però Portbuster ha detto una roba giusta. Questo tipo di roba è già fatto da compagnie che fanno counter threat intelligence, includono anche chat di Telegram a canali tipo la compagnia Flare. Sì, molto famosa. Sì, diciamo che mo si sono svegliati dicendo mettiamo la I anche qui per ottenere un po' di attenzione, soldi, eccetera. Esatto. È un po' sempre il classico produttore che magari c'è una cosa che già esiste altrove, però il produttore X ti dice no, guardate, facciamo questa cosa e c'è la I, quindi sottoscrivetevi a Google Threat Intelligence. Sì. Praticamente sotto steroidi.
Comunque posso Perché dire l'ho che stiamo usato. facendo pubblicità sia a Flare che a Google. Posso? Che dovrebbero pagarci. Posso. Cioè, se no gliela continuiamo a fare, però negativa. No. Oddio, però Flare io non l'ho mai usato perché tipo è a pagamento. Mhm. Non ho idea di quanto venga, però vedo sempre i video di John Hammond, perché come faccio a dimenticare il suo nome? Cioè, terribile. Esatto, Portbuster. John Hammond ha dei bei esempi sul suo canale. Esatto, io solo lì li ho visti. E chissà, magari un giorno li faremo anche noi. Flare. Contattaci, Flare. Anche PC Security Channel. Ah, su YouTube? Non lo conosco questo. Vediamo. Anche io. PC Security Channel. Contattali, forse ti lasciano. Non credo. Sono troppo piccola per avere da loro i loro soldi. Non lo conosco questo canale in realtà, però sembra interessante, quindi mi iscrivo. Testiamo prodotti di sicurezza e creiamo alcuni contenuti i migliori contenuti di educazione riguardo malware e threat analysis. Ah, interessante, non lo conoscevo questo. Gli darò un'occhiata. Sì, sembra bello. Va bene, grazie Portbuster per farci conoscere canali interessanti. Lo conosci? Billy Ellis fa dei video molto introspetti sugli exploit di iOS tipo Corona. Ha fatto 2 video recentemente su Corona. No, non lo conosco. Cerchiamolo. Salviamoceli tutti. Sì. E questo. Lui? Sì, penso di sì. iOS Security Research. Sì, ok. Allora, io mi iscrivo intanto. Giusto così. Comunque non lo conoscevo. Comunque ci sono un sacco di canali, cioè incredibile. 3 milioni di canali. Cioè, quanti canali ci saranno su YouTube? Boh, un botto, solo che non... Ah, su PC Security ero già iscritto. Chissà perché. Cosa avevo visto? Avevo visto qualcosa sicuro. Dice, secondo l'intelligenza artificiale di Google, dicono che ci sono 115 milioni di canali in totale. Bene. Però dice 60 milioni sono attivi nel fare contenuti al mese. Sì, che poi è una scemenza perché i canali, cioè se devi commentare, devi crearti un canale. Cioè il tuo account diventa un canale. Vabbè, altra roba. Non voglio lamentarmi di YouTube. Sia mai. Va bene così. Va bene. Va benissimo. No, però non lo conoscevo, quindi gli darò un'occhiata. Ah, bello che hanno fatto anche Pegasus. Chissà se c'è... Lo conoscete? S4 Savitar? No. No. Lo conosciamo. No. Spagnolo. Però se... Però in spagnolo capisco che è simile, però un po' difficile. Ma li fai in inglese? Tipo... Ah. No, credo che non ha autodub perché solitamente è scritto sotto, se non sbaglio. Però boh, io mi ci scrivo. Mi ricorda troppo On Fire, non so perché. Lo sai, sì, forse un pochettino, però se... Sì, però vai a vedere se magari fa robe più
profonde, nel senso magari va a vedere proprio ad analizzare il malware, non so. Boh. Però sembra un pochino. Cioè, Boh, io mi ci sono iscritta, poi dare un'occhiata. troppo. Ah, va bene, va bene. Comunque, tanto per parlare di iOS, bel macello, devo dire. Sì. Sì, ne parleremo, ovviamente. Però sì. Dici ha un secondo canale che ha macchine di Hack the Box. Ah, questo qui forse? Mhm. Savi si infiltro. Ok. È bello grosso comunque, cioè sarà... Chissà da quanti anni lo fa. Meno recenti. Accademia di 4 anni fa. Accademia di Cybersecurity in spagnolo. Ah. Carino. Sto cercando. Ci sarà qui? No. Vabbè, la cerco. Come dice? Hack for you. Sì. E dobbiamo imparare lo spagnolo. Però è incredibile, cioè comunque un canale spagnolo che ha tutti questi iscritti, incredibile. Top. Perché solitamente li vedo sui canali inglesi, no? Forse di più, non lo so. Non mi regolo. Ha anche Twitch. Sì, ha tante cose. Qui. Ha anche Discord se vi interessa, anche Instagram e anche questo coso che non so cosa sia. Anche Twitter. Anche i francesi. Cosa anche i francesi? Sempre canali di cybersecurity, eccetera. Ci sta un francese su Twitch che fa Days. Vabbè, comunque sì, piano. Posso dire che è bello il sito comunque. Bello, mi piace. Molto bello. Sembra molto... molto fresh. Ovviamente sto premendo tutto a caso per vedere. Ah, non ha molti corsi. Ah no, todos. Ok. Vabbè, basta questo. Hacking web, Python offensivo. Introduzione all'hacking. Introduzione a Linux. Personalizzazione di Linux. E Arch Linux. Questo non ho idea di cosa significa. Voi che sapete lo spagnolo, dici. Mi sembra molto l'idea di Leo come accademia o comunque piattaforma di e-learning dove devi fare la sottoscrizione e c'è i corsi. Sì, poi c'erano i prezzi. Per vedere la gente. Sì. Vabbè, ci sta, secondo me dopo un po' di... cioè dopo un po' che cresce il canale lo puoi fare. Se ti interessa, diciamo, fare corsi. Comunque, cioè, sono comunque 51 ore, ce ne avrà messo tipo, non so, molte di più per fare sti corsi, chiaramente. Assolutamente. Sì. Però ci sta, dai. Vabbè. C'è anche disco. Va bene. Bello. Top canali. Sì, molto belli. Mi ci sono iscritto. Si sa mai. Poi, altra notizia. Dove sono? Praticamente, riguardo a questo Trivi, Acqua Trivi, hanno trovato praticamente una vulnerabilità su... Che è successo al tuo... alla tua camera? Aspetta un secondino. Ah, ok, pensavo fosse colpa mia. No, pensavo fosse colpa mia. Ho detto, oh mio Dio. Ho fatto qualcosa. Vabbè. Insomma, questo Acqua Trivi... non si scrive così, come si scrive?
acqua. Il volume del ragazzo è un po' basso. Come un po' basso? Mi sa che vi ho alzato un po' da Aspetta, OBS. forse... Sì, datemi un attimino. Ok, datemi un secondo. Allora. Prova. Ok, così va meglio. Prova. Prova. Tanto sono rinato che mi è presa una tosse della Madonna. Oh no, che io mi ero bloccato un attimo così, va bene. Date così. Però adesso va meglio. Ok, perfetto. Praticamente questo Trivi è uno strumento per fare scansioni di vulnerabilità. È a quanto famoso, credo. Cioè, non l'ho mai usato, non so. Però ne ho sentito parlare. Poi ognuno si dice che è il primo scanner al mondo. Vabbè, ognuno dice che è il migliore, giustamente. Però in pratica c'è stata questa vulnerabilità dove hanno compromesso il repository GitHub ufficiale di appunto questo Trivi. Che però non hanno attaccato direttamente il codice del software, ma quelle che si chiamano GitHub Actions, che praticamente sono automazioni che si possono inserire per, diciamo, compilare e distribuire il programma. E praticamente cosa hanno fatto? Loro hanno inserito quello che si chiama build, che sarebbe praticamente quello che va poi a costruire il programma. Sono andati a inserire un info stealer, quindi un malware per rubare dati, all'interno delle versioni ufficiali rilasciate entro un certo orario. Ora non... in alcune versioni, insomma. E praticamente, ovviamente, questo malware si attivava per poi rubare segreti, quindi password e credenziali, e poi inviarle ovviamente al command and control, che è appunto il server degli hackerini. E poi sì, la cosa anche interessante è che tentava di installarsi sul sistema degli sviluppatori per monitorare appunto quello che faceva lo sviluppatore. E la cosa, il paradosso, no, un po' simpatico, che veniva detto, non so, in uno di questi articoli, che dicevano che un programma, uno strumento usato per la sicurezza, poi è stato anche vettore dell'infezione del malware. Classico. Un po' simpatico. Però ovviamente l'azienda, che si chiama Aqua Security, chiaramente ha revocato ha ripulito le GitHub Action, rimuovendo il codice malevolo, e comunque ha raccomandato a tutti gli utenti di cambiare le password, diciamo le credenziali. Quindi insomma. Ah, ok. Questo quello che ha detto Porta Buster. Quindi hanno fatto esfiltrazioni dei tokens da GitHub e a partire da quello hanno trovato anche questi. Ah, ok. Ok. Ma guardatevo. Sì, è molto simpatico, devo dire. Sì, da leggere, non da vivere. Quello sicuramente. In volta c'è il colmo. Roba di cyber security attaccata sotto cyber attacco. È un casino. Però il purtroppo è che, cioè, tu magari, la cosa è questa, che questo alla fine è un attacco alla supply chain, no? Cioè alla catena di programmi che si possono utilizzare per far funzionare il vostro programma, no? Il problema qual è? Che magari voi mettete in sicurezza il vostro programma, però poi usate una libreria, una roba che magari non è tanto sicura, comunque
Esatto. anche la vostra, boom, esplode. Infatti pure per questo tipo chi usa siti WordPress è molto 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 esposto, perché si basa su una fracca di roba che è indipendente dal WordPress di base, quindi tutta roba tipo banalmente il mio browser web super mega sicuro, mi metto l'estensione velocizza punto qualcosa e mi ruba tipo tutti i soldi tutte le sessioni, tutte le Esatto, cripto, sì, quello è un problema. sì, sì, esatto. Quindi insomma bisogna stare attenti anche a questo. Però qui lo spiega molto nel dettaglio. Allora, quello era l'articolo nel dettaglio, questo qua mi sa, sì, questo va Bleeping super. computer. Sì, sì. Sì. Proprio parla di come è entrato, quindi con questo file. E poi insomma hanno iniziato a fare una scansione delle informazioni, preso alcune informazioni. Ah, questo è proprio lo script. Poi venivano cifrate le informazioni che erano esfiltrate. E poi è bello, cioè il command and control aveva scan.acquasecurity.org, così anche se tu vedevi i log non te ne Mi accorgevi, sembrava perché legittimo. comunque sì, sì, Che roba. sì. E diceva se l'esfiltrazione, quindi il rubare dati, falliva, il malware creava un repository pubblico chiamato tpcp docs. Così comunque se li potevano comunque prendere. Che roba. Sì. E poi insomma per la persistenza mettevano anche un Python e veniva registrato come servizio, vabbè. Sì, ed esatto, quello che diceva Portbuster è il team PCP. Sì, canale Telegram. Perché appunto diceva c'è questo commento team PCP Cloud Stealer. Giusto per farsi dare che sono stati loro. Che roba. Sì. Authentication logs. No, è interessante comunque. Cioè, lo sai cosa? Cioè, adesso facendo queste cyber news, no? È anche interessante vedere tutte le possibilità che comunque hanno per rubare dati, attaccare, no? Perché comunque li leggi più nei dettagli ed è incredibile. Certe volte, cioè, hanno una fantasia incredibile. Sì, tipo io sarei troppo pigro per leggerle per cavoli miei, però se tipo sono spronato con tipo una cosa del genere, un progetto del genere, magari gli dai più attenzione, no? Però ti Sì, rendi conto che comunque c'è a livello globale ogni singola cosa può far scattare una reazione a catena sì, allucinante. sì. Soprattutto una roba come il GitHub Action che comunque viene usata tanto. Io manco sapevo che esistesse GitHub Actions, è per questo. E ogni volta che vedi le news comunque esce sempre qualcosa, no, Sì. fuori. No, io l'ho scoperto perché quando ho fatto questo sito utilizzando GitHub ho messo Andiamo. un'action per pubblicarlo. Ok. E questo è il mio blog un po' vecchiotto, non lo aggiorno da un bel po', e quindi c'è un'action che lo aggiorna, cioè che lo Ok. pubblica, diciamo quando cambio qualcosa lo metto su GitHub e poi l'action prende il codice e lo pubblica, se tutto va bene. Molto spesso falliva. Ho capito. Sì, solo per questo lo conosco, se no. Carino. Sì, simpatico. E poi, altra notizia, che ne avevamo parlato l'altra volta, però diciamo non ero entrata nei dettagli, quindi siccome me l'avete chiesto, abbiamo deciso di
riproporla. Se vuoi dai un'occhiata al canale Telegram, ti dà un po' di insight nelle loro ops. Sì, magari poi lo guardo. È solo che se lo apro adesso, secondo me YouTube non è tanto felice. No, sono matto. Finché parliamo di notizie, però diciamo secondo me il mio canale è già un po' sulla linea, tipo, perché certe volte comunque, cioè io non le so ste cose, quindi anche nei video io dico cose e secondo me avrò usato qualche parola che non dovevo usare. Può Sicuro, essere. ne sono Può sicura. essere. Perché a un certo punto ho notato che vabbè, dettagli, dai. Sono comunque felice. Prima o poi torneremo amici io e YouTube. Sta meglio per lui. Per Corona, se vuoi guarda il video di Billy, secondo me fa un bel video nel come funziona i suoi ultimi 2 video. Sì, no, ma poi li guardo, anzi, se l'avessi saputo prima, li avremmo guardati prima per questa live. Però insomma, adesso verrebbe un po' lunga guardare tutto il video. Però sicuramente li guarderò perché sembrano veramente interessanti. Anche altri video e dai titoli sembravano interessanti. Quindi per spiegare l'articolo però è un po' lunga poi. È complicato. Perché vediamo quanto durano più che altro. Sono comunque 12 e 13 minuti. Exploit kit. No, dai, facciamo un'altra volta. No pressure. Grazie per non darmi pressione. Sì, mi vedevate un po' indecisa effettivamente. No, però vabbè. No, insomma, praticamente c'è sto exploit kit che praticamente è semplicemente, diciamo, una cassetta degli attrezzi di un malware, dove praticamente invece di essere un malware solo ha praticamente tante possibili funzioni, ecco. E praticamente questo attacco come funzionava? Questo exploit kit ha comunque 23 exploit, quindi ha 23 attacchi possibili già noti, o credo già noti, non sono sicura se erano tutti noti o se erano zero day, questo non lo diceva l'articolo. Però praticamente l'attacco praticamente iniziava quando l'utente visitava un sito web compromesso e il kit doveva eseguire all'interno del browser Safari, cioè eseguiva codice all'interno del browser Safari, perché comunque parliamo di iOS, e praticamente utilizzava diverse CVE, tipo la prima è questa qui, dove praticamente pensavo mi portasse la CVE proprio. Vabbè. Dove praticamente questa andava a è uno script che diciamo confondeva il browser, quindi Safari, inducendolo a trattare un numero come un puntatore di memoria. Il puntatore è semplicemente, diciamo, una freccetta verso la memoria. Brutale, così, ve la racconto così, molto brutta. E questo permetteva di leggere e scrivere appunto nella memoria del browser e quindi otteneva una remote code execution. Vediamo se qui ci sono più dettagli su queste CVE. No, però la possiamo cercare. Questa si chiama Type Confusion Vulnerability. Praticamente i numeri vengono considerati come puntatori e quindi poi usando dei numeri, facendo confondere un po' il browser, si poteva puntare alla memoria e ovviamente aggiungendo poi un codice nella memoria si poteva appunto eseguire codice dalla memoria, quindi una remote code execution. Però era nota questa.
e quindi partiva da qui. Oppure per degli dispositivi un po' più vecchi si andava ad attaccare invece il modulo di elaborazione dei contenuti web. Non so se era qui, dove appunto prendevano comunque del codice. Una volta che appunto, perché qual era la cosa? Loro facevano in modo che di utilizzare delle CVE, quindi delle vulnerabilità note, per bypassare la sandbox di Safari, che appunto impedisce di uscire da Safari. E hanno utilizzato un'altra CVE che non ricordo qual è. Vediamo se è questa. No. La 2025 14174? Non so se è la stessa, aspetta. Sì, dovrebbe essere quella. 14174, finale. Passa. 2025. Ok. 14? Vediamo se è quello. 174. Perché è la stessa che stava pure in Dark Sword, che è l'altro exploit kit. Ok. Alla fine, cioè, questi exploit kit non fanno altro che sfruttare le CVE a catena, un po' come farebbe in una a catena di attacco un attaccante proprio manualmente, solo che vabbè, è mezzo automatizzato. Sì, infatti all'inizio comunque prende informazioni anche su che dispositivo sei. E poi cosa succede? Dopo che riesce, diciamo, ad arrivare fino al browser, usa un'altra CVE per rompere appunto le barriere della sandbox, così riesce, diciamo, a prendere possesso del dispositivo. Perché, diciamo, può parlare direttamente con altre applicazioni. Però il fatto è che anche se bypassa il diciamo Safari, ha comunque dei permessi limitati, perché appunto non è comunque root, e per diventare root utilizza un'altra CVE che dove praticamente permetteva di sovrascrivere porzioni di memoria con il proprio codice. Quindi siamo di nuovo qui, siamo ad un overflow in realtà, che mi sa che non lo so, non ricordo qual era la CVE. E riuscivano anche a bypassare il page protection layer, che è una difesa di Apple, che invece dovrebbe impedire proprio le modifiche al kernel anche a chi ha i permessi di root. Però unendo tutte queste CVE si riusciva poi ad arrivare a eseguire codice come root, e chiaramente potevano accedere anche a wallet per rubare cripto, o per tipo scattare screenshot, o per registrare, diciamo, cosa faceva l'utente, e chiaramente poi venivano mandate all'hackerino di turno. No, raga, follia questa è roba sofisticata per alti scopi. Sì, infatti lo avevano tipo considerato tipo una roba tipo quasi di Stato, no? Simile a robe di Stato. Pegasus 2.0. Sì, esatto, lo dice qui. Solo che vabbè, quello era direttamente, cioè alla fine pure Pegasus era zero click, se non ricordo male. Però non era un exploit kit. Però non era un exploit kit, quello era direttamente il malware, che poi lo faceva installare tramite SMS malevoli, tramite phishing, Sì. sostanzialmente.
Sì. Invece Ah, oddio. questi sono un po' al contrario, l'exploit kit ti serve e te lo vendono affinché tu, gruppo di attaccanti, possa diffondere quello che ti pare. Ad esempio un tuo malware che si distacca Esatto, totalmente. esatto, perché È tutto questo modulare. serve, sì, serve per entrare. Poi tu ci puoi mettere tutti i malware che vuoi. Mhm. Comunque non mi Un po' ricordo se... come... Ah no, sì, Sì. sì, ok. Non mi ricordavo se Pegasus era zero click o solo Graphite, però Mhm. ok, era anche Pegasus. Ok, ok, scusate, mio dubbio. Infatti, unendoci a questo, è uscita la notizia di questo Dark Sword, come si chiama lui, che Mhm. praticamente... che poi secondo me questo è sbagliato, perché da come ho capito io, in realtà si usa Coruna per entrare sul dispositivo e poi questo è il malware. Ok. Infatti qui Dark Sword dicono... del malware. Ma infatti è praticamente uguale la strategia di infezione a quella che abbiamo appena discusso come Corona. No, perché poi leggendo qui dice il terzo attore è No? un gruppo sospettato di essere di origine russa già noto per Mhm. aver usato il precedente exploit kit Corona. E poi Però dicono il loro malware parlano di dispiegato è Dark. Ghostblade. Loro comunque parlano di Dark Sword come sempre full chain iOS Sì, exploit kit. sì, perché lo Però dice praticamente è anche la qui. stessa cosa. Sì, perché anche Sarà qui più remote code specializzato. con WebKit, bypass, E tutto. sandbox, Secondo me è kernel. tipo una Beh. versione specializzata. Può essere perché comunque le versioni di iOS sono diverse, tipo questa supporta da 18.4 a 18.7, Pure. Coruna era da 13 a 17.2.1, quindi secondo me è la Mhm. stessa, però di versioni diverse, questa tipo è più aggiornata. Avanzato. Sì, Mm, sì, mi vedo dirti di sì. sì. Comunque per chi ha iOS i suggerimenti erano di attivare la lock mod, se non sbaglio, vediamo se era qui. Lockdown mod, che tipo è per proteggere ancora di più. Dovrebbe essere tipo che non manda informazioni, se non sbaglio. Lockdown mode. Oddio, tu stavo. Ah, vedi, dice blocca Eccolo qua. allegati e media da... qual è la traduzione di send? Mittenti sconosciuti, silenzia chiamate da persone che non conosci e restringe Mhm. alcune impostazioni. Quindi insomma, Carino, carino. però Cioè, non è per l'utente normale che sennò limita un sì, botto il tutto, però ci sta. sì. Vabbè, però se uno se lo vuole fare. Quelli più paranoici, ben venga. Esatto, sì. E poi, ultima notizia di cui avevamo parlato anche l'altra volta, il malware, non so, GoFish, vabbè, GoPix, che praticamente è un malware, un trojan, che appunto andava a... prendeva come vittime, diciamo, i clienti di istituzioni finanziarie brasiliane e utenti di criptovalute. E mi avevate chiesto più dettagli e quindi andiamo a vedere. Perché questa è veramente bella in realtà. Figo, Perché? sto vedendo la catena di attacco. Usa Sì, il malvertising. malvertisement. Sì. Sì, sì, sì. Sì. Che devo dire è ultimamente molto comune, Molto comune. Sì. È perché Ehm, non so le tecniche di preciso, ma sanno come fregarli. Cioè, nel senso, ne mettono una versione che passa i controlli e poi riescono a cambiarla in un qualche modo affinché rimanga malevola, ma senza ulteriori controlli, affinché non sì. vengano scoperte le attività malevole. Però non so come si faccia. È
sarebbe interessante vederlo. Ci possiamo fare un video. Anche l'altra volta ho detto che avrei fatto un video Denuncia. su questo. No, Bisogna fare i test. no. E praticamente, come dicevi tu, viene scaricato tramite appunto malvertising e la cosa interessante è che comunque vanno a vedere se l'IP è legittimo, quindi tramite un sistema di scoring, di... come si traduce scoring? Produzione, tipo, punteggio. Sì, sì. Servizi di antifrode, e vanno a vedere anche il fingerprint del browser. Capirete dopo perché. Se appunto è passato, la cosa bella è che vanno a vedere se Avast, l'antivirus, è installato. Questo lo fanno oltretutto se, diceva qui, se non è un IP che gli interessa, fanno vedere tipo una pagina. Se invece gli interessa, gli chiedono di scaricare tipo WhatsApp, una pagina tipo per scaricare WhatsApp o roba così. E una volta che la vittima continua, il sito malevolo andrà a scaricare questo file dove ci saranno 2 URL, e questo è perché vanno a vedere se c'è Avast andando a vedere se la porta è aperta, perché a quanto pare Avast utilizza questa porta, e se Avast è installato gli fanno scaricare uno zip, così appunto Avast non riesce a vederlo. Se invece non è installato, scaricano direttamente l'exe malevolo. Quindi anche questo è interessante, perché c'è proprio un'analisi del fatto che magari i brasiliani utilizzano più Avast. Quindi non è a caso, non è a caso. Figo. Sì. E poi la cosa anche interessante è che appunto, se non c'è Avast, viene installato questo NSys installer, che praticamente è un tipo di file di installazione per Windows. Cioè, avete presente quando vi appare tipo installate qualcosa e vi appare e vi chiede volete installare questo, è firmato da questo, bla bla bla? Quello sarebbe l'NSys installer. E la cosa interessante è che loro però hanno utilizzato una firma autentica che hanno rubato, in questo caso di questo PLK Management Limited, proprio perché così non appariva come sconosciuta, ma appariva firmata da un ente fidato. E da questo installer viene creato e offuscato comunque un file da cui appunto viene preso poi il prossimo payload, che deoffuscato sarebbe appunto questo, dove loro vanno a prendere altra roba. Ok, qui dice di Avast che comunque installavano Le fanno fare tipo una strada secondaria se hanno quella porta aperta sì. di Avast. Ok. Sì, esatto. E poi questa è appunto, diciamo, cosa succede. Praticamente il primo viene installato questo exe, o appunto il link, poi dal server prendono questo GoPix che avrà un PowerShell script dove prenderà il dropper, poi installano l'Explorer, vabbè, però vediamolo. Un sacco di stage. Sì, veramente è incredibile. Un sacco di stage. Sì, esatto. E praticamente cosa fanno? Quando arrivano all'interno collezionano le informazioni del sistema e le mandano sempre al command and control, che così avranno gli ordini che dovranno diciamo i comandi che dovremmo seguire, più gli script offuscati anche qui e anche cifrati, e hanno diversi script e file, tipo per esempio questo
PS. Oltretutto creano dei file e delle cartelle sotto questo appdata. Appdata solitamente è una cartella nascosta di Windows usata proprio per i dati dell'applicazione. E poi usano uno script offuscato così da essere reso illeggibile. Ne usano uno cifrato e hanno anche questo qui che dovrebbe essere il cuore poi di tutto, che contiene, diciamo, il payload necessario poi per iniettare il Trojan. E poi anche un file di configurazione che dice quali indirizzi IP usare e quali banche colpire. E poi la cosa anche qui molto comune che hanno usato questo PS Execution Policy Preference Unrestricted, perché di solito Windows blocca le esecuzioni di script PowerShell, invece in questo modo gli si sta dicendo permetti l'esecuzione di qualsiasi script senza restrizioni, e quindi questo è molto comune. E vabbè, qui dice lo script deoffuscato che appunto va poi a leggere quest'atto decifrato. Praticamente cosa succede? L'offuscato serve per decifrare quello cifrato. Infatti qui c'è un XOR e c'è altra roba. E invece il decifrato va poi a inserire le istruzioni, diciamo, il payload direttamente in memoria per poi eseguire il malware vero e proprio. E poi la cosa interessante anche qui è che loro utilizzano le API di Windows, così appunto per utilizzare quello che si chiama come si chiama? Living off the Land, sì. Ok, grazie mille. Che è appunto il modo per dire utilizzi le cose che ti dà Windows invece di utilizzare cose esterne che potrebbero invece dare allarme agli antivirus. E quindi qui, diciamo, le utilizzano, chiaramente sono offuscate. Vedete come offuscano facendo pezzettini anche. Interessante. E poi la cosa interessante è anche che eliminavano la firma MZ, che tipo è comune, cioè un file exe ha questa firma MZ. Se voi aprite un exe su Notepad, all'inizio vedete che c'è MZ. Ogni file ha questa firma, però sono diverse. Roba. Sì, e poi una volta che hanno il dropper, questo è proprio, diciamo, il malware vero e proprio, qui vanno prima a controllare di essere dentro explorer.exe, che sarebbe il processo che gestisce tutte le robe di Windows, quindi tipo interfacce grafiche eccetera. Questo lo fanno per capire se sono all'interno di una sandbox e ovviamente se sono dentro una sandbox non fanno niente. Però se invece non sono dentro una sandbox vanno a cercare un browser installato per appunto eseguirlo, ma in modalità tipo sospesa, quindi tipo congelato, perché poi iniettano il processo del malware all'interno del browser e questo, diciamo, si chiama iniezione. Oddio, non lo so tradurre. Process Halloween, iniezione di un processo, credo. Non ho idea. Vabbè. Aspetta, dove sta il processo Halloween? No, non c'è il nome, però è qui. Aspetta. Sì, io fare injection. Sì, dovrebbe esatto. fare. Sì, e questo lo fanno perché per un antivirus è più facile trovare un processo malevolo da solo rispetto a uno all'interno di un browser, perché comunque un browser per l'utente lo vede, viene eseguito, tutto a posto. Invece un nuovo processo è più facile che si veda.
E poi insomma, quindi poi il cuore, diciamo, del malware è stato impiantato e poi insomma iniziavano a rubare dati, quindi tipo qui diceva qualcosa ehm, tipo Boleto, che a quanto pare è un metodo di pagamento popolare in Brasile. E Bitcoin ovviamente, però un'altra roba davvero interessante è che per le comunicazioni hanno utilizzato il pack file. Praticamente loro hanno scaricato anche un pack file, questo qui, che diceva praticamente se si visita una certa banca utilizza il nostro server, così noi facciamo un made in the middle. Ci mettiamo in mezzo, leggiamo cosa succede e modifichiamo anche magari l'IBAN o robe così, o altre robe, però in generale potevano leggere la password semplicemente della banca. E questa è la prima volta che vedo che veniva usato un pack file. In realtà pure io calcolo, mai vista come tecnica applicata per mettersi in mezzo dal punto di vista del malware. Questa è una genialata. Sì, anche perché un pack file, cioè un antivirus dice vabbè, grazie. Sì, poi... diciamo che il discorso è qui uno si deve aiutare molto a livello di difesa con la threat intelligence, però c'è anche da dire che se usano iOS freschi la vedo difficile. Sì, magari se come URL c'era qualche URL o qualche IP già segnalato, magari l'antivirus lo vedeva, o comunque la persona che magari analizzava lo vedeva, però se nessuno l'aveva segnalato è un URL come un altro. Per carità, cioè su un sistema che ha un EDR pagato, cioè nel senso tipo un Defender pagato sotto steroidi sarebbe l'EDR, tipo il vostro antivirus sotto steroidi, tutto sto macello di eventi avrebbe generato una marea di allarmi, avrebbe bloccato tutto. Però se tipo lo metti su un PC normalissimo, sta roba funziona. Sì, loro infatti andavano finché è fresca, sì. Finché è fresca funziona assolutamente. Sì. E poi un'altra cosa interessante è che loro installavano il loro certificato, così sembra, perché cos'è la cosa? Anche se voi fate un man in the middle, però il browser dice a chi glielo stai mandando, invece loro installavano il loro certificato, così il browser si fidava e diceva vabbè, io mando tranquillamente tutte le cose, poi vedete voi. Quindi cioè è particolare come... Hanno pensato a tutto. Sì. Comunque questo sito è molto bello perché vi spiega nei dettagli i vari attacchi. In effetti non ho visto prima questo di Corona, se no me lo leggevo. Però è molto bello perché va proprio nei dettagli delle varie cose. Quindi bello. Presentava pure bene, devo dire. Sì, non è incasinato. Sì, magari tu ne sai meglio di come scrivere le cose. Qui ci si mettono veramente sotto perché per fare ste analisi uno ci deve perdere la vita. Quindi sì. tanta roba. Sui report formali. Sì. Molto bello, me lo salvo questo. Sì. Molto bello. E niente, queste erano le notizie di Devo dire croccanti. Croccanti, sì. Belle. E niente, questo è tutto. Possiamo tornare grandi. Ecco qua. Big. Sì. Sono felice che non è esploso il computer, quindi stiamo raggiungendo un certo... Buoni risultati. Sì, buoni risultati. Speriamo continuerà così, anche se lo sento andare molto... la ventola andare, però va bene, altri dettagli. E quindi niente, questo era tutto. Ah no, aspetta, faccio la marchetta anche al tuo canale. Se vuoi, giuro non la pago. Sì. E poi io mi scordo di farla al mio, però lo faccio agli altri, vabbè. No, ricordati.
Però questo è il canale di Simone, se non lo seguite andatelo a seguire, dove fa tanti video. Dove faccio esperimenti. Esperimenti e ha varie playlist anche su varie cose, Linux, Python, Bash, Network, robe, tante robe. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Grande Simone ti hanno detto nei bai. Grazie. E quindi insomma andatela a seguire e poi ovviamente seguite anche me se Anche se vi rimane tempo. Comunque qualcosa è andato male sulla live di YouTube secondo me, perché Sì, non lo so perché. È uscita limitata. mi mette la live qui quando sono in live, invece adesso la vede come video che è già caricato. Però mi dice live. Boh, se l'hai c'è preso qualcuno male. su YouTube mettetevi un commento se avete capito, se si è seguito qualcosa oppure è impazzito, non lo so. Non ho capito. Considera, non fa vedere i commenti proprio. Cioè non c'è la sezione commenti. Lo sto vedendo adesso da qui. È proprio me l'ha disabilitate. A mo' cerco. Live chat di YouTube. Stanno Live. boicottando. Sì, i poteri forti. Not in live. Io certamente Cioè praticamente dice che forse per sbaglio è stato messo come contenuto per bambini. Può essere? può essere che ho sbagliato certe volte. Perché c'ha l'opzione. Non l'ho selezionato io. Gliel'ho fatto fare YouTube. Può essere, vediamo. No. Sì, Era quello? Adesso Mannaggia, potete miseria. scrivere. Adesso potete insultare. Potete scrivere quello che volete. Andate, Eccola. Mannaggia. Scusate, sto imparando, scusate. Va bene così, lesson learned. Sì, però è incredibile, cioè se per bambini non si può mettere chat live. Che roba strana. Vabbè, però ho imparato. Quindi bello, scrivete messaggi, guarda, vi do 1 minuto per scrivere messaggi. Lo faccio io. Mando il Ok. pesce. bravo Simone, esatto, ok. Pure cuoricino. Sì, ci vuole. Va bene, allora questo era tutto, erano le notizie. Ah no, il mio canale, seguite Cinnamon Sec, seguitemi, ci sono video e live, va bene. Piccolo spoiler, sto preparando un nuovo formato, però non ve lo spoiler. Beh, Spoiler però... nel non spoiler. Sì, spoiler non spoiler, esatto. Però mi dicono che devo spoilerare certe volte. Ciao dei vai. Però insomma, questo era tutto. Grazie Simone ancora per Grazie a tutti. partecipare. E niente, buona serata e grazie per aver seguito le Cyber News. Ciao. Buona serata.